Guardalo lì. Oh, sto andando a 25 all'ora. Marina, hai messo il turbo? Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Teo, lei non è Akayuma ma è Cristina e questo è Away from Big Dogs, lontano dai pezzi grossi. Come al solito siamo di corsa e siamo anche a piedi. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo al porto di Trapani e l'inizio di questo episodio è un po' anomalo. Akayuma oggi non ci sarà perché sa attraversare tutte le strade, asfalto, sabbia, pietre, ma il mare ancora non riesce a farlo. Allora vi faccio vedere l'itinerario di oggi. Intanto siamo appena partiti dal porto di Trapani e siamo a bordo di Cristina, che è un monocarena ibrido, ultimissima tecnologia, e a bordo appunto di Cristina impiegheremo circa mezz'ora per arrivare al porto di Favignana. Gli altri ci mettono esattamente il doppio. Comunque arriveremo al porto di Favignana. Una volta arrivati in porto visiteremo lo stabilimento, l'ex stabilimento delle tonnare dei Florio, dopodiché andremo a visitare il Calvario, le Tre Croci di Favignana e infine ci dirigeremo alla spiaggia di Scalo Cavallo, dove ci sono anche le grotte di tufo. Ci siamo quasi. Ok, siamo sbarcati e adesso prima tappa è noleggio biciclette, subito. Ok, con la nostra Extreme e con la City molto più agile della mia di Marino, adesso andiamo verso lo stabilimento delle ex tonnare dei Florio. Eccolo. Anche Favignana, come tutta la Sicilia, nel corso dei secoli e dei millenni fu preda di tutte le popolazioni di passaggio, i Fenici, i Normanni, gli Spagnoli, i Francesi e alla fine i Florio. No, i Florio non erano una civiltà, ma era una famiglia di imprenditori che si arricchì talmente tanto da acquistare le isole dell'arcipelago delle Egadi e i mari intorno. Eh sì, è la stessa famiglia anche della targa Florio, la competizione automobilistica di cui vi ho parlato negli episodi precedenti. In pratica l'economia di Favignana io la definirei con 3 T: tufo, tonno e turismo. E infatti inizialmente, molti secoli fa, l'economia di Favignana si basava principalmente sull'estrazione del tufo, poi sulla pesca e la lavorazione del tonno e oggi quasi esclusivamente sul turismo.
Ma è proprio nel periodo del tonno che la famiglia Florio rivoluziona l'economia di Favignana. In realtà i Florio erano originari della Calabria, ma poi dopo un terremoto si trasferirono in Sicilia e lì iniziarono le loro imprese. Iniziarono con una bottega di spezie a Palermo e poi crearono fonderie, cantieri navali, società bancarie, vigneti, ma soprattutto qui a Favignana la tonnara, che è quella alle mie spalle, che fu una delle più grandi di tutto il Mediterraneo. I tonni trascorrono la maggior parte del loro tempo nelle acque dell'oceano, ma poi nel periodo delle riproduzioni migrano in cerca di acque più calde, quindi entrano dallo stretto di Gibilterra, attraversano il Mediterraneo e arrivano anche nelle acque al largo di Favignana. Qui però ad aspettarli c'erano delle reti e sostanzialmente erano dei vicoli ciechi per loro. Una volta che arrivavano in fondo a queste reti si trovavano in trappola e così, una volta che queste reti erano piene, venivano issate e iniziava la mattanza. Un tonno pesa in media 300 kg e per ogni giornata ne venivano pescati a centinaia. Figuriamoci che i lavoratori totali erano 500, di cui 350 nello stabilimento e 150 in mare. E una volta rientrati in porto con le navi cariche, il tonno veniva subito lavorato e furono proprio i Florio ad inventare la conservazione in scatola, così come lo acquistiamo oggi. Prima lo facevano seccare, poi lo bollivano all'interno di pentole enormi, poi lo inserivano in questi barattoli di latta e poi inserivano l'olio e chiudevano i barattoli. E oggi è una cosa scontata, ma per i tempi non lo era per niente. Agli inizi del Novecento l'impero dei Florio iniziò a sgretolarsi e questo fu dovuto in parte alla Prima Guerra Mondiale, ma anche e soprattutto alla pessima gestione finanziaria da parte degli eredi e quindi la famiglia Florio passò letteralmente dal tutto al niente. E infatti gli eredi, nonostante le difficoltà finanziarie, volevano rimanere aggrappati alla nobiltà e quindi sperperarono tutto, si dovettero vendere anche i gioielli. Questa è la spiaggia di Scalo Cavallo ed è la parte più ricca di calcarenite di tutta Favignana, che poi viene chiamata tufo. Ad ogni modo, se il tonno ha contribuito all'economia di Favignana per circa un secolo, questa lo ha fatto per più di un millennio e non solo per Favignana. Siccome il tufo è una roccia tenera, è molto più semplice estrarlo e lavorarlo rispetto alle altre rocce. E poi era a chilometro zero. E per questi motivi veniva estratto per costruire qualsiasi cosa e non solo a Favignana, e quindi il risultato è che questa zona è stata totalmente martoriata.
Il cavatore non era proprietario della cava, ma era in appalto e il suo compito era quello di fornire all'appaltatore, diciamo così, dei blocchi già rifiniti della grandezza di 40 centimetri. E la conseguenza ovvia di lavorare a cottimo era che l'appaltante, diciamo così ancora, percependo il guadagno in base al numero di blocchi consegnati già rifiniti, chiamava a lavorare con sé chiunque, anche i bambini, e tutti lavoravano almeno 14 ore al giorno. I cavatori utilizzavano solo due utensili. Uno era una piccozza a punta larga e serviva a tagliare la pietra, e l'altro invece era la zappa che serviva ad estrarre poi i blocchi. E dato che il tufo è una roccia molto tenera, bisognava anche stare attenti a scongiurare i crolli. Infatti si lasciavano delle colonne molto grandi e si facevano degli archi prima di scavare le gallerie. E man mano che si scavava si arrivava al cuore della montagna, perché al cuore della montagna c'è la roccia più compatta, che ovviamente era la più pregiata. Faccio luce col telefono, questo risale agli anni recenti. Questa è un'altra galleria. Dove stiamo andando a finire qui? Questo è tutto scavato a mano. Tutto scavato a mano. Questi sono i blocchi di pietra da 40 centimetri, questi. Non sono ancora levigati, ma la dimensione dei blocchi di pietra estratti da consegnare era questa. Questa cava è una delle pochissime rimaste in superficie qui a Favignana, perché a causa di processi geologici, movimenti delle placche, moltissime altre ora si trovano sott'acqua. Questo dietro di me invece sembra uno spartitraffico, ma in realtà è il Calvario di Favignana e venne posto qui perché all'epoca delimitava la fine del centro abitato. E la fine del centro abitato, secondo la credenza, corrispondeva al confine tra il regno dei vivi e quello dei morti. Infatti da lì in poi non c'era nulla e veniva considerato come le tenebre, cioè il regno in cui durante la notte si risvegliavano i defunti. E si chiama Calvario perché appunto quelle tre croci rappresentano il Calvario di Cristo crocifisso, che è quello al centro, mentre quelle ai lati sono i due ladroni o i due banditi, insomma. Ma la cosa più curiosa è il dipinto della Madonna dei Tonnaroti qui dentro questa teca. Questa Madonna imbraccia un tonno e lo coccola. Crudele o no, dalla mattanza dei tonni dipendeva la vita di tutta l'isola di Favignana e quindi quasi in una sorta di credo pagano si accosta il sacrificio di Cristo per l'uomo sopra al sacrificio del tonno per l'uomo sotto. E infatti questo è il luogo in cui le mogli dei Tonnaroti, le madri, tutte le donne venivano qui a recitare il rosario. Questo invece è il carcere di Favignana, che vabbè non è interessante, però qui dentro lavorava Giovanni Falcone come giudice di sorveglianza e proprio qui dentro per la prima volta rischiò la vita. Però a proposito di Giovanni Falcone parleremo meglio nei prossimi episodi.
Fatti 5. Adesso mi devi dare la sinistra però, questa. Ehi, questa qua. No, l'altra. Torna. Seduto? Ok. Quale mi vuoi dare? Questa o questa? Quanto fa 2 più 2? Diglielo. Quanto fa? 1, 2, 3. Con la sinistra, se no non me la dà. Vai, 3 e 4. Ok. Andate in Anche per questo episodio è tutto. Se vuoi rimanere aggiornato sul nostro viaggio, clicca sul tasto iscriviti, clicca sul tasto like e seguimi sui social. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!